Oggi parleremo di due verbi molto importanti, metterci e volerci, verbi che spesso creano della confusione. Questi due tempi sono fondamentali per esprimere il tempo necessario per fare qualcosa, ma vediamo subito due esempi. Ci vogliono 2 ore per arrivare lì in macchina. Ci metto 4 ore per arrivare lì in treno. In un caso si è detto ci vogliono e nell'altro si è detto ci metto. Perché? Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Cominciamo da volerci. Questo è un verbo che va sempre coniugato alla terza persona. E aspetto molto importante perché il soggetto di volerci è sempre il tempo necessario per fare qualcosa. Ad esempio, ci vuole un giorno per leggere questo libro. Ci vogliono 2 settimane per visitare bene questa regione. Ci vogliono 3 ore per andare a Napoli in macchina, mentre in treno ce ne vorrebbero 5. Come vedi, pertanto, dobbiamo utilizzare il verbo volerci alla terza persona singolare quando l'espressione di tempo va appunto al singolare, mentre dovremo usare il verbo volerci alla terza persona plurale quando l'espressione è plurale. Una nota importante: ricorda che volerci nei tempi composti vuole l'ausiliare essere. Vediamo, ci sono volute 2 ore per completare la presentazione. Metterci e volerci sono 2 dei verbi pronominali più importanti in italiano, ma ce ne sono anche degli altri. Se vuoi scoprirne altri 33, allora ti consiglio di scaricare il PDF gratuito che troverai qui sotto in descrizione. Passiamo ora al verbo metterci, che può essere coniugato in tutte le persone. Vediamo velocemente la coniugazione. Io ci metto, tu ci metti, lui, lei ci mette, noi ci mettiamo, voi ci mettete e loro ci mettono. Il soggetto qui è la persona che compie l'azione. Vediamo. Tu sei veloce, io ci metterei 2 ore per pulire questa casa. Ci metteremo circa 2 mesi per finire la casa. Io ci metto 5 minuti per prepararmi la mattina. E che succede nei tempi composti? Ebbene, il verbo metterci vuole l'ausiliare avere. Gli studenti ci hanno messo 3 ore per scrivere la relazione. Ora facciamo una breve attività insieme. Vedremo delle frasi. Ti chiedo di pensare come si completano in modo corretto, ovvero dobbiamo usare il verbo metterci oppure volerci. Frase numero 1. Luca, solo 20 minuti per fare i compiti di matematica. La frase diventa: Luca ci mette solo 20 minuti per fare i compiti di matematica. Frase numero 2. Molta pazienza per imparare una nuova lingua. Ci vuole molta pazienza per imparare una nuova lingua.
Numero 3. Per costruire un castello di sabbia i bambini circa un'ora. La frase diventa: per costruire un castello di sabbia i bambini ci mettono circa un'ora. Frase numero 4. Normalmente meno tempo in treno piuttosto che in autobus. Normalmente ci vuole meno tempo in treno piuttosto che in autobus. Numero 5. In una giornata trafficata, più di un'ora per attraversare la città in macchina. In una giornata trafficata ci vuole più di un'ora per attraversare la città in macchina. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere aereo qui sotto. Oggi abbiamo visto due verbi molto importanti per parlare del tempo. Ma che mi dici del tempo atmosferico? Mi sapresti descrivere che tempo fa da te? Se ci sono dei dubbi, allora il prossimo passo è quello di guardare questa bella videolezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.